Ciao, in questo video della serie Cucito mai più senza ti mostro come recuperare gli scarti di tessuto per creare dello sbieco. Da un quadrato di tessuto 30 cm x 30 cm si possono ricavare quasi 2 metri di sbieco che puoi utilizzare per rifinire i tuoi capi o accessori applicandoli su scolli, giromanica e orli oppure per rifinire i margini degli abiti che ti cuci come in questo esempio di cucitura. Ci sono tanti modi per ricavare delle strisce di sbieco, questo che vi mostro oggi è un metodo veloce che ho imparato su libri e video americani che prevede solo 2 cuciture e vi permette di ottenere una striscia da stirare in pochi minuti con uno scarto di tessuto praticamente nullo. Come sempre trovate l'elenco di tutti gli strumenti che utilizzerò nell'info box sotto il video e vi ricordo che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica per dare un aspetto più professionale agli abiti che cucite, ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Da oggi è disponibile tra l'altro un corso online completamente gratuito per tutti gli iscritti alla newsletter di Cucito Espresso, dedicato proprio alle cuciture e alle rifiniture. In questo corso imparerai a scegliere la cucitura e la rifinitura dei margini più adatte in base al capo, al tessuto e alla lavorazione, in modo da non avere più dubbi su come cucire i tuoi capi e i tuoi accessori, che saranno belli e duraturi. Nell'info box sotto il video o sul sito www.cucitoespresso.it trovate il link per iscrivervi alla newsletter e avere accesso al corso online gratuito. Veniamo allo sbieco. Ho recuperato uno scarto di questo tessuto che mi è avanzato quest'estate e ci avevo fatto la fodera per questo cappello spezia. Trovate il cartamodello per cucirlo nel corso di Cucito online, impara a cucire le curve e cuci il cappello. Ho controllato l'altezza dello scarto che è circa 30 cm, quindi creerò un quadrato di dimensioni 30 x 30 cm. Se avete più altezza del tessuto potete creare anche quadrati di dimensioni maggiori, otterrete una striscia di sbieco molto più lunga. Lo taglio con le forbici per tessuto. Eccolo qui. Disegno ora una delle diagonali del quadrato. Per farlo mi aiuto sempre con la riga graduata. Questa è la linea che corrisponde alla diagonale di un quadrato perché è la riga a 45 gradi. L'appoggio sul lato in modo che la linea della riga graduata parta dall'angolo inferiore del mio quadrato di tessuto e traccio la linea. Faccio lo stesso dal lato opposto e traccio la linea in modo che si ricongiunga con quella precedente. Taglio lungo il segno della diagonale. Prendo poi il lato destro del quadrato, questo, e lo ribalto dritto contro dritto sul lato sinistro, in questo modo. Prima di spillare i due lati insieme controllo che gli angoli superiore e inferiore siano allineati correttamente. I due tessuti infatti devono sovrapporsi in modo tale che questa linea e quest'altra linea piccoline si incrocino a 5 mm dal bordo perché la cucitura che farò per unire i due pezzi sarà appunto a 5 mm. Metto uno spillo. Spillo insieme i due pezzi di tessuto. Verifico anche l'angolo inferiore nello stesso modo con cui ho verificato l'angolo superiore. Vado a cucire lungo questo lato con una cucitura a 5 mm dal bordo, quindi con margine 5 mm. Per imparare a cucire i margini perfettamente dritti ti suggerisco il corso di Cucito online Impara a cucire e crea la shopper. Qui ho fatto la cucitura a 5 mm. Ecco come vengono gli angoli. Se apro la cucitura, i due tessuti si incrociano perfettamente sulla cucitura senza creare scalini. Taglio i fili in eccesso. Vado a stirare i margini aperti sul rovescio. Ecco il mio pezzo stirato.
Devo adesso andare a disegnare delle linee orizzontali che corrisponderanno al mio sbieco. Per sapere di che altezza farle, vado a controllare le istruzioni dello strumento per realizzare nastri in sbieco. Eccolo. Ne esistono di diverse dimensioni. Io ho quello da 18 mm e da 6 mm. L'altezza dello sbieco piegato sarà la metà, quindi nel caso di questo da 18 mm lo sbieco applicato sul capo sarà alto 9 mm, in quest'altro caso lo sbieco sarà 3 mm. Oggi utilizzerò quello da 18 mm che di solito è la dimensione di sbieco più comune. All'interno della confezione trovo le istruzioni. Qui a sinistra vi spiego un altro modo per creare lo sbieco che potete testare. A destra ci sono le istruzioni in italiano che vi suggerisco di leggere. Per ogni strumento è indicata la dimensione che deve avere la striscia di sbieco da tagliare. Nel caso dello strumento da 18 mm la striscia deve essere alta 36 mm, esattamente il doppio. Vado quindi a tracciare sul tessuto orizzontalmente delle strisce parallele a 36 mm, aiutandomi con la riga graduata. Eccole qui, l'ultima striscia in basso è alta 3 cm e non 3,6 cm, quindi la taglio via. Ribalto poi il pezzo sul dritto e piego le estremità. Se le allineo alla diagonale centrale, ecco che si forma un quadrato con le linee tracciate con il pennarello allineate. Quello che faccio è sfasare di una riga spostando il tutto in basso in questo modo. Vado poi ad allineare e spillare i due margini insieme. Quello che devo fare è fare in modo che le linee, questa di questo lato e questa del lato dietro tracciate a pennarello, si incrocino esattamente a 5 mm dal bordo, perché anche in questo caso andrò a fare una cucitura a 5 mm di margine e allineare le linee tracciate a pennarello a 5 mm farà in modo che le righe saranno perfettamente allineate e non sfasate una volta cucite quando le dovrò tagliare. Mi aiuto quindi con uno spillo per trovare l'incrocio giusto a 5 mm. Io ormai ho l'occhio e riesco a essere abbastanza precisa senza metro, ma se sono le prime volte che cucite vi consiglio di usare il metro o un regolo per stabilire esattamente il punto a 5 mm su entrambe le linee, potete anche segnarlo con il pennarello. Una volta spillato tutto vado a cucire a macchina i due margini insieme con margine 5 mm. Ecco qui il risultato. Quello che devo verificare è che sulla cucitura le linee a pennarello siano continue e non sfalsate. Nel mio caso lo sono, quindi procedo stirando la cucitura. Questa volta mi aiuto con un cuscino da stiro e stiro la cucitura aperta. Con le forbici inizio a tagliare le mie strisce di sbieco partendo dall'alto e quindi qui da destra e seguendo semplicemente la linea segnata a pennarello. Ecco qui, ho ottenuto quasi 2 metri di striscia in sbieco semplicemente con due cuciture. Prendo poi lo strumento per nastri in sbieco e inserisco la striscia tenendola sul rovescio all'interno della fessura più ampia sotto il manico. Con uno spillo o con un punteruolo posso aiutarmi a far passare il tessuto tramite la fessura superiore dello strumento, in questo modo. Una volta che il tessuto spunta dalla bocca dello strumento, tiro il tessuto che si piegherà automaticamente in due al centro. Vado a fissare l'estremità della striscia piegata con uno spillo, in questo modo.
Posizionare lo spillo così mi aiuterà a far scorrere meglio la striscia. La striscia è bloccata, ma allo stesso tempo se la tiro scorre. Inizio a stirare la striscia in sbieco e man mano tiro con il manico lo strumento verso sinistra. Io non ho usato il vapore, anche se in questo ferro è possibile utilizzarlo, ma vi consiglio di usarlo per avere una stiratura più precisa e stabile. Inoltre vi consiglio uno spillo senza testa o con testa di vetro. Io ho utilizzato uno spillo con testa di plastica e devo stare attenta a non andare con il ferro esattamente sopra la testa dello spillo. Procedo stirando tutta la striscia. Pian piano che stiro, tiro la striscia verso destra e proseguo. Faccio particolare attenzione nei punti in cui c'è la cucitura in diagonale delle strisce in sbieco perché fa un po' fatica a passare nello strumento e faccio anche un po' fatica a stirarla. Se utilizzate il vapore sarà molto più semplice. Ecco qui la striscia di sbieco recuperata da uno scarto di tessuto, quindi quando avete degli scarti di tessuto potete utilizzarli per creare delle strisce di sbieco da tenere da parte per i vostri progetti. Io utilizzerò questa striscia per rifinire dei margini di cucitura. Nel corso online gratuito sulle cuciture e le rifiniture vi mostro due metodi per applicare lo sbieco e vi spiego quando è utile utilizzare uno o l'altro. Vi ricordo che è gratis se vi iscrivete alla newsletter. Trovate il link in info box o sul sito www.cucitespresso.it. Ecco qui lo sbieco che ho creato applicato sui margini di cucitura. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!